Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono voluta andare in un supermercato un po' più lontano per fare una passeggiata più lunga e infatti non ho preso troppe cose perché altrimenti sarebbero state troppo pesanti le buste da portare. Però ogni volta che vado in un supermercato nuovo dove non sono mai stata sono abbastanza disorientata perché non so dove andare a cercare le cose. Cioè, ovviamente ci sono i reparti e tutto, però non vado spedita come normalmente sono nel supermercato dove vado sempre, no? Fatemi sapere se capita anche a voi. Allora, al supermercato non ho preso tante cose, ho preso le uova, ho preso i limoni, l'aglio, la farina per pizza e focaccia, le olive di Gaeta e questa meraviglia della natura, questo carciofo bellissimo, è enorme, non vedo l'ora di mangiarlo. Continuerò a fare delle cose al computer, cenerò e poi ci vediamo dopo cena perché voglio raccontarvi dei libri che ho letto l'anno scorso e che mi sono piaciuti tantissimo. Ho deciso di portare fuori il camino ed è venuto anche Walter. Il tramonto sugli Appennini, che sono innevati tra l'altro. È ormai sera, sono le 10:30. Poco fa ho fatto un po' di allungamenti, un po' di stiramenti sul tappetino e adesso tocca a lui. Allora, avrei dovuto parlarvi dei libri, però adesso sono un po' stanca, quindi lo faremo domattina. Però intanto vi dico che sto leggendo questo, Caffè Amaro di Simonetta Agnello Hornby, però non posso ancora esprimermi perché ho letto solo i primi 6 capitoli. Mi piace molto il suo stile di scrittura e come riesce a coinvolgere il lettore nella storia. Sto preparando i materiali per le prossime lezioni e qualche giorno fa vi ho chiesto sulla community del canale quali argomenti trovate un po' più difficili o comunque quali argomenti vorreste vedere nei prossimi video e mi avete risposto in tantissimi e ho preso appunti da queste risposte. Quindi piano piano parlerò di tutti gli argomenti che voi avete suggerito. Probabilmente quando vedrete questo vlog il video di grammatica sarà già uscito, quindi in caso vi lascio il link da qualche parte sullo schermo. Voglio provare a fare una cosa diversa con le lezioni di grammatica quest'anno, aiutandomi con le diapositive. Quindi facendovi proprio vedere la presentazione che ho preparato e forse è meglio per studiare la grammatica, non so, vedremo. Mi farete sapere se questo nuovo approccio vi piace oppure no. E niente, quindi adesso continuo. Una cosa che mi piace tantissimo fare è il soffritto, non so perché, ma mi dà proprio soddisfazione farlo. Per pranzo sto preparando pasta e fagioli perché con questo tempo vogliamo un piatto che ci riempia il cuore. Giusto? Potrei essere chiunque in questo momento. Stiamo facendo una passeggiata. Fama se Dio.
E noto con piacere che ci sono ancora molte case che hanno le decorazioni natalizie appese e le luci sui balconi. Fa abbastanza freddo. Allora, parliamo dei libri che mi sono piaciuti di più, tra quelli che ho letto ovviamente, nel 2020. Questi 3 libri mi sono piaciuti tanto. Ma se dovessi scegliere tra questi 3 quale mi è piaciuto di più, allora facciamo una classifica. Al terzo posto metterei questo, Il paese del vento di Grazia Deledda. Al secondo posto La monaca di Simonetta Agnello Hornby. E al primo posto Racconto d'autunno di Tommaso Landolfi. Il primo libro di cui vi parlerò è Il paese del vento di Grazia Deledda. Questo è un romanzo autobiografico e molto introspettivo. Si apre con un viaggio in treno della protagonista che si è appena sposata, quindi si trova sul treno insieme a suo marito. Lei è piena di speranze e di sogni all'inizio, poi però succederà qualcosa per cui tutti questi sogni e queste speranze si dissiperanno in un certo senso. Capirà che la vita da sposata non è tutta rose e fiori come invece pensava. La protagonista è continuamente rincorsa quasi dal ricordo di questo suo amore giovanile che poi ritroverà nel paese in cui si stabilisce con il marito. Il titolo del libro è molto significativo, Il paese del vento. Infatti il vento ha un ruolo fondamentale nel libro. C'è una correlazione molto forte tra lo stato d'animo delle persone e la presenza del vento e comunque del paesaggio più in generale, come se il vento potesse decidere le azioni e gli stati d'animo delle persone. E questo è un elemento che mi ha colpito molto del libro. E questo è un romanzo del 1931. Questa qui, tra l'altro, è l'edizione del 1995, infatti vedete che c'è ancora scritto il prezzo in lire. L'ho comprato ad una bancarella di libri vecchi e usati. Poi, questo è La monaca di Simonetta Agnello Hornby, è del 2010, quindi dal punto di vista linguistico è quello più vicino a noi. E racconta la storia di una ragazza molto giovane, di soli 13 anni, Agatha, che viene costretta dalla madre, perché il padre muore, a diventare monaca, a farsi monaca. Nel romanzo si vede tutta la crescita del personaggio e tutta l'evoluzione dei suoi sentimenti nei confronti appunto di questa vocazione che prima c'è, poi non c'è, poi c'è, poi non c'è. Lo descriverei come un romanzo di formazione, ma la cosa più interessante di questo libro sicuramente è la storia, però è anche il momento in cui avviene tutta la vicenda. La storia inizia nel 1839 e si sviluppa tra Napoli e la Sicilia e poi va avanti fino agli anni che precedono l'unità d'Italia, quindi dal punto di vista storico è molto interessante perché ci fa capire cosa provava la gente in quegli anni, sia diciamo dal punto di vista dei sentimenti privati, sia dal punto di vista dei sentimenti più sociali, no? Più verso diciamo la propria società, il proprio mondo che cambia, perché per la Sicilia e per Napoli cambiò tutto con l'unità d'Italia. Quindi è molto interessante da questo punto di vista. È un romanzo storico, ovviamente, intrecciata alla storia, quindi al contesto storico reale, c'è ovviamente questa storia d'amore tra Agatha, che si innamora già quando era monaca, si innamora di un comandante inglese, perché appunto in quel periodo c'erano fortissimi legami commerciali tra la Sicilia e l'Inghilterra. E niente, a me è piaciuto molto, devo dire. È molto appassionante, è molto coinvolgente e devo dire che la scrittrice è molto brava a
coinvolgere il lettore, a farlo diventare in qualche modo dipendente dalla storia, quindi tu vuoi sapere che cosa succederà dopo. Veniamo al mio preferito del 2020, Racconto d'autunno. È stato scritto nel 1946 e pubblicato poi un anno dopo, nel 1947, scritto da Tommaso Landolfi, che è un autore di nicchia, nato a Pico, una località in provincia di Frosinone, e cercando informazioni sull'autore ho anche trovato che Italo Calvino era un suo ammiratore sfegatato quasi, e infatti c'è una raccolta dei più bei racconti di Tommaso Landolfi e delle sue più belle opere, curata da Italo Calvino, e infatti quel libro sarà uno dei miei prossimi acquisti. Questo libro fa parte della letteratura italiana del secondo dopoguerra. Sapete che nel secondo dopoguerra la stragrande maggioranza della produzione cinematografica e della produzione letteraria andava nella direzione del neorealismo, no? Per far vedere com'era l'Italia dopo la seconda guerra mondiale, Roma distrutta. C'è il film per cui Sofia Loren ha vinto l'Oscar, La Ciociara. Bene, questo libro parla comunque della guerra in un certo modo, ma non fa parte del genere neorealista. Allora, l'ambientazione è del tutto reale, anche se noi non sappiamo in realtà quando e dove avviene la vicenda, perché lo scrittore non ce lo dice, inizia il racconto, diciamo, sospeso quasi nel tempo e nello spazio, però c'è un elemento che ci fa capire qual è l'ambientazione, e quindi possiamo capire chiaramente che si tratta di un'ambientazione nel secondo dopoguerra, perché il protagonista di questo libro è un partigiano. Questo soldato partigiano si inoltra nel bosco, proprio perché sta cercando di allontanarsi il più possibile da quel campo di battaglia, e si ritrova davanti a una dimora vecchia, antica, distrutta quasi, molto diciamo diroccata dagli eventi della storia, che poi si scoprirà è abitata da un vecchio signore che nasconde un segreto. Da qui parte diciamo un intreccio di vicende amorose e mortali anche, diciamo. Non vi dirò altro per quanto riguarda la trama, perché altrimenti rovinerei tutto per chi magari vuole leggere questo libro, però vi dirò che ciò che succede da questo punto, dal momento in cui lui si ritrova davanti a questa dimora in poi, fa rientrare questo libro nel filone della letteratura gotica. Questo è ciò che rende molto particolare questo libro, un libro che riesce a mischiare una parte di neorealismo e poi elementi gotici. È qualcosa di totalmente innovativo, soprattutto per la letteratura dell'epoca. Dal punto di vista della scrittura non è scorrevole, perché è molto molto descrittiva e l'autore ha uno stile linguistico molto ricercato. Dopo aver letto il libro sono andata, come vi dicevo prima, a cercare ulteriori informazioni sull'autore e ho trovato che nel libro ci sono tantissimi elementi autobiografici. Per non rovinarvi la sorpresa, uno tra tutti è proprio la dimora diroccata che lui descrive nel libro, sia proprio la sua casa d'infanzia in provincia di Frosinone, che appunto è stata praticamente distrutta durante la seconda guerra mondiale. Quindi insomma, queste sono le mie letture preferite del 2020. Sono sicura che tra di voi c'è qualcuno che ha i miei stessi gusti letterari, perciò magari questi consigli possono essere utili a qualcuno di voi. Per gli altri potreste prendere questo momento del vlog per appuntare alcuni aggettivi o alcune strutture che avete trovato interessanti dalla mia descrizione di questi libri. Temo che questo vlog sia molto lungo, perciò lo taglierò qui, mi fermo, mi taccio. E niente, vi ringrazio come sempre per aver guardato fino a qui il vlog, per averlo guardato in generale, ma soprattutto per avermi ascoltato fin qui. Come nello scorso vlog facciamo un altro gioco. Allora, voi che siete arrivati fin qui,
lasciate nei commenti questa qui. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!